Cari ragazzi, oggi vi faccio vedere un metodo semplice, veloce e carino per piegare i rami, le branchette delle piccole piantine, ma volendo si può anche adattare a piante più grandi, poi vediamo come. Ad esempio abbiamo qua una bella pesca rossa di Santa Lucia in vaso di 1 anno che ha una branca già bella piegata con il suo verso i 30 gradi, ma le altre due una pietà, uno schifo. È una dritta, addirittura una curva verso di voi. Come si fa qui per piegare le branchette, per riposizionarle un po' in modo decente, con i tiranti, con i pesi? Oggi vi faccio vedere un sistema semplice, veloce e carino che mi sono inventato. Andiamo subito a vedere come si fa, semplicissimo. Allora, praticamente alla fine dobbiamo riuscire a fare un ferro piegato in questo modo qua. Vedete, sembra una S e però c'è ancora un'altra parte piegata. Non vi preoccupate, adesso vi spiego tutto per filo e per segno quello che c'è da fare, le misure, quale ferro prendere e quali attrezzi utilizzare. Allora, il progetto è semplicissimo, dobbiamo realizzare, come abbiamo visto, una S così che però c'è un altro pezzo di ferro piegato. Praticamente si deve fare il primo pezzo di ferro piegato lungo 5 cm, il secondo piegato è lungo 5 cm, quest'altro chiaramente è da 4, questo è da 5, questo è da 4, questo è da 5 e questo è da 4. Però, come vediamo, il primo ferro e l'ultimo ferro hanno una leggera angolazione di 30 gradi, quindi è come se questo ed anche questo fossero leggermente piegati. Allora, se dobbiamo piegare sia in giù che in su, poi vedremo tutto quello che c'è da vedere, rami che hanno un diametro di circa un paio di centimetri, va bene anche del filo di acciaio zincato, come questi qua, questi che si usano per tendere i fili delle vigne, ok? Questo è bello, robusto, sarà un paio di millimetri e mezzo. Se invece abbiamo rami un po' più sottili come succhioni che sono grandi all'incirca poco più di una sigaretta, allora può anche andare bene un filo di ferro come questi qua, quelli che si usano per legare le balle del fieno. Questo era un ramo che stava su dritto come questo, con il ferro si piega in questa maniera qua, quindi guardate qua che carina branchetta piegata rispetto da un succhione dritto. Questo chiaramente è un ramo che è stato moncato, qua c'erano due succhioni, uno l'ho preso e l'ho piegato per fare la nuova branca, ma adesso vediamo la lavorazione e poi vediamo l'applicazione di questo nuovo metodo che mi sono inventato, che è molto carino e simpatico. Riprendiamo in mano il nostro progetto, ci servirà 1 metro, un paio di pinze. Ragazzi, vi do una dritta, soprattutto per chi non vuole andare a comprare il filo di ferro. Ci sono queste stampelle in ferro, che è un ferro molto duro, è in acciaio, è grande un po' più del filo di ferro di quelli, diciamo, per legare le balle, un po' più piccolo di quelli in acciaio zincato che si usano per tendere i fili alle vigne. Quindi, che faccio? Taglio una parte, mi addirizzo un po' il ferro ed inizio a fare la mia piegatura. Quindi mi pongo in questo modo qua, misurerò 4 cm ed inizio a piegare il ferro. Le misure chiaramente sono orientative, non è che c'è da fare troppo misure precise. Comunque questo è quello che c'è da fare. Prima piegatura 4 cm, la seconda faccio la misura e sarà di 5 cm. 5 cm e piego. Quando lo piego chiaramente mi metto in questo senso qua, in modo che controllo che siano perfettamente allineati i due ferri piegati. A questo punto non occorre neanche più stare a misurare, si va un po' ad occhio, perché mi metto con le pinze in questo modo qua, rispetto chiaramente il filo superiore e faccio un'altra piegatura e continuo così, occhio, 5 cm. Vedete, è abbastanza semplice, si va molto veloci. Ultima piegatura e poi taglierò il filo
ci siamo. Ecco qua il mio ferro. Adesso, come avevamo visto sin dall'inizio, il ferro è piegato nell'ala superiore e in quella inferiore in questo modo qua. Quindi praticamente mi prendo il mio ferro, circa alla metà faccio una leggera piegatura e poi lo porto in asse. Faccio anche la piegatura di questo ferro qua, circa 30 gradi, lo giro e lo riporto di nuovo in asse. Vedete? Eccolo qua. Il ferro per piegare il ramo è pronto. Il ferro adesso è praticamente dritto, allora noi dobbiamo piegarlo per dare la curvatura al ramo, che poi il ramo può essere curvato sia verso il basso che verso l'alto, basta solamente girare questo ferro e tutto funziona alla perfezione. Per piegare questo ferro, quindi per dare l'inclinazione al ramo, si prende con la mano sinistra il ferro da una parte, con la mano destra dall'altra e poi con i due pollici si mettono in questo punto qua e si piega il ferro, e noi lo piegheremo in base a quanto vogliamo piegare il ramo, perché il ramo praticamente poggerà sotto qui, poi passa qua sopra in questo modo e poi poggerà di nuovo qua sotto. Vi faccio vedere con un ramo secco come funziona. Quindi il ramo starà posizionato in basso su questo punto qua, passa sopra e poi passerà qua sotto. Vedete? Io ho piegato questo ramo, che poi è un ramo secco. Allora, questo è il ferro piegato, vedete? Ecco l'angolazione, speriamo che non va fuori fuoco la ripresa, e questo è il ramo che è diritto da piegare. Allora, che si fa? Si fa in questo modo qua, si prende questo ferro piegato, vediamo se riesco a far mettere a fuoco la ripresa in modo dignitoso, si posiziona il ferro con l'angolo come avevamo visto con quel rametto secco, si fa passare poi la parte, questa ad L, sotto e poi, aiutando il ramo a piegarsi, si posiziona il ramo sotto e come vediamo il ramo si è piegato perfettamente senza nessuno sforzo, un'inclinazione che abbiamo deciso noi di darle. Se noi togliamo di nuovo il ferro, il ramo tornerà su diritto come prima. Facciamo però una ripresa migliore, che quelle di prima non mi facevano proprio piacere per niente. Allora, qui siamo di fronte ad un pesco, sono state tolte due branche e è rimasta solamente una. Allora, siccome sono nati dei bei germogli in basso, io dovrò far sì che questi nuovi germogli diventano i sostituti di queste branche, però chiaramente il germoglio cresce abbastanza orizzontale, allora io voglio invece che cresca subito su così. Allora, con questo ferro, con questo sistema, io posso fare questa piegatura tranquillamente senza mettere nessun filo e senza utilizzare nessun altro accorgimento. E adesso lo facciamo insieme. Mettiamo a fuoco. Allora, voglio piegare in su questo ramo, lo prendo, posiziono questo arco nella parte centrale del ramo, poi faccio passare sotto il ferro in basso e aiuto il germoglio in questo modo qua ad incastrarsi. Guardate come si è piegato con l'effetto dovuto. Ora, se lo voglio piegare di meno, basta che addirizzo un po' il ferro. Se lo voglio piegare di più, basta che lo piego di più. Questo, come abbiamo detto, questo ferro può essere utilizzato anche al contrario. Togliamolo e pieghiamo il ramo invece per l'ingiù. Quindi posiziono la parte centrale del ferro sotto, mi aggancio il mio ramo e poi aggancio anche la parte posteriore. Il ramo, come vedete, magicamente è stato piegato in giù.
Questo sistema è adatto a tutte quelle branchette o rami che vogliamo piegare senza avere fili che ci impicciano sul terreno in mezzo alla strada. Potete piegare addirittura rami grandi più di un pollice, perché basta che utilizzate il tondino da 6, quello da carpentiere, e lo piegate con la morsa e il gioco è fatto. Questo attrezzo, ragazzi, è davvero semplice fare tutti i lavoretti di piegatura dei rami, perché poi questo non va a ferire il ramo, perché qui può anche tirare vento, il ramo rimane comunque incastrato e fermo, e dopo 30-40 giorni il ramo oramai si è piegato, potete anche andarlo a togliere, o comunque potete anche togliere più tardi quando vedete che il ramo è rimasto bello, fisso e non si muove. Non ci sono chiaramente le cordine conficcate nel terreno o le bottiglie appese per piegare i rami, è un modo semplice e devo dire che mi ci trovo molto molto bene. Questo lavoretto fatelo a ripresa vegetativa, quando siamo a maggio. In questo momento il ramo è davvero molto flessibile e non vi si spezzerà. Se fate questo lavoretto invece quando è novembre, dicembre, a pianta spoglia, il ramo è rigido, dovete stare attenti, altrimenti vi si spezza. Quindi accompagnate sempre il ramo durante la piegatura. Ragazzi, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, sempre in gamba, pollice in su, inventiva. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao, ci vediamo.